una ventola, un termostato, un box della stampante 3D. E allora ragazzi, oggi andremo a fare l'impianto di autoregolazione della temperatura del mio box. Il termostato automatico è questo. Dietro c'è la morsettiera, ha un contatto normalmente aperto, alimentazione 12 volt che ho dentro già l'alimentatore piazzato. Ora devo andare a fare le connessioni per cablare la ventola, che è questa, una ventola 12 volt, 12 volt 0,9 ampere, 900 mA come assorbimento. È una buona ventola, fa un buon ricircolo di aria. Passiamo all'installazione e vediamo come viene il risultato finale. La centralina ti dico già che ha la possibilità di regolare la temperatura, i gradi, in più ti legge la temperatura diciamo in diretta, ti dà sia il dato della temperatura in diretta che la temperatura programmata. E allora smontiamo il box. Allora questo è il box che io ho realizzato in legno e in polistirene. Ok, agganciamo il pezzo di sopra, lo sportellino, svidiamo il pannello basso. Qui ragazzi ho piazzato la micro telecamera, che qui te la faccio vedere. Questa ce l'ho connessa tramite wifi e la controllo da remoto. Controllandola da remoto ho la possibilità di lasciare la macchina lavorare e poter ricevere eventualmente messaggi o notifiche su eventuali anomalie. Poi posso in qualsiasi momento aprire l'app, perché ho l'app installata sullo smartphone, e vedo in tempo reale la macchina che lavora e quando finisce vedo che appunto lavoro completato. E allora vado a prendere i cavi perché mi serve un cavo 12 volt. Questo abbiamo detto che si comporta come un interruttore, perciò noi dobbiamo interrompere con questo o polo positivo o polo negativo della ventola. Io nel mio caso interrompo il positivo, tanto non è che mi cambia così tanto. E allora 1 e 1, 2, questa è l'alimentazione del modulo termostato. Questo in poche parole ci apre il circuito, perciò la ventola è spenta. Quando deve azionarla chiude il circuito e la ventola accende. Cablaggio finito. Verde nero alimentazione generale del termostato, rosso blu l'interruttore e mi apre e chiude la ventola. Lo sai, forse è meglio da questo lato, che lì se c'è la CNC in moto capita che fa polvere ed entra direttamente, invece da questo lato è un po' più preservato. Ok ragazzi, cablaggio finito, ventola connessa, termostato connesso e operativo. Ora ti faccio vedere in diretta se funziona. E allora, per vedere se funziona devo abbassare la temperatura programmata. In questo momento è stato programmato l'avvio a 28 gradi, ma siamo a 19 gradi. Perciò clicchiamo su set
scendiamo a 19, 20, 19, 8, 7, 6, 5. Ora dovrebbe avviare la ventola. Perfetto ragazzi, funziona. Spinge l'aria correttamente verso fuori. Ok, va bene, va bene. Funzia, tutto funzionante alla perfezione. Devo semplicemente mettere del silicone ai bordi della ventola, così da farla incastrare per bene e non farla muovere più. Ragazzi, sto provando a fare una stampa e aumentare la temperatura del box, far partire in automatico la ventolina. Funziona, funziona, funziona. Sta scendendo. 26,3. 26,3, 26,1, 26, 25. E allora, tutto fatto, tutto funzionante, il termostato lavora alla perfezione. In questo momento temperatura programmata finale, quella ufficiale 30 gradi, 26 gradi e sta salendo. La stampante sta stampando un pezzo e niente ragazzi, tutto è bene, ciò che finisce bene. Un altro video di fai da te tecnologico portato a compimento. Per questo video è tutto, un abbraccio, ciao e al prossimo video.